Risolviamo oggi l'equazione x alla seconda meno 10x più 20 tutto elevato a x alla seconda meno 11x più 24 uguale a 1. Chiaramente non possiamo utilizzare i metodi standard che già conosciamo per risolvere questa equazione. Dobbiamo chiederci quando una certa quantità elevata ad un'altra quantità è uguale a 1, con le due quantità chiaramente diverse. Io direi che abbiamo tre casi. Il primo caso è quello in cui eleviamo alla 0 qualsiasi numero che sia diverso da 0. Chiaramente A alla 0 sarà uguale a 1 per qualsiasi A diverso da 0. Quindi quello che facciamo è iniziare a porre uguale a 0 l'esponente, che in questo caso è questo qui, ma dovremmo anche verificare che la base sia diversa da 0. Quindi innanzitutto mi chiedo per quali valori di x alla seconda meno 11x più 24 sia uguale a 0. Vedo subito che due numeri il cui prodotto sia 24 e che sommati diano meno 11 sono meno 8 e meno 3. Quindi da qui ottengo x uguale a 8 e x uguale a 3. Ora però dobbiamo verificare che questi due numeri non annullino la base della mia potenza, perché dobbiamo stare attenti che A sia diverso da 0. Quindi sostituiamo l'8 e 3 in questa equazione e verifichiamo che il risultato sia effettivamente diverso da 0. Quindi quando sostituiamo x uguale a 8 otteniamo 64 meno 80 più 20 che è 84 meno 80 che fa 4, quindi 8 va bene. E invece con x uguale a 3 abbiamo 9 meno 30 più 20 e quindi meno 1. Di conseguenza anche 3 va bene. E abbiamo già trovato due soluzioni della nostra equazione. Poi il secondo caso, in cui una quantità elevata ad un'altra quantità è uguale a 1, è il caso in cui eleviamo a qualsiasi cosa, chiamiamolo b questa volta, l'unità, l'1. 1 alla b sarà sempre 1. Per qualsiasi b questa volta non dobbiamo porre alcune condizioni. Se anche b fosse uguale a 0, 1 alla 0 è uguale a 1. Quindi non ci interessa. Quindi ci preoccupiamo di trovare tutte le x che rendono la base uguale a 1. Quindi ci chiediamo quando questa quantità è uguale a 1. Quindi quando x alla seconda meno 10x più 20 è uguale a 1. Chiaramente porto l'1 a sinistra e ottengo questa equazione. Qui chiaramente non riesco a trovare due numeri che moltiplicati mi diano più 19 che sommati mi diano meno 10, quindi come al solito calcolo il delta quarti, che è b fratto 2 al quadrato, con b chiaramente intendo il meno 10, non questa b qui, quindi meno 5 al quadrato che è 25, meno ac che è 19, quindi 6, e poi le due x che trovo che chiamo x3, 4, se quelle di prima le chiamo x1, x2, che sono meno b mezzi, quindi 5, più o meno la radice di 6, fratto a, che però è 1, quindi sono queste due. 5 più o meno radice di 6. E queste sono già altre due soluzioni. Per finire, il terzo caso, che magari è quello più difficile, nel senso che non viene subito in mente di considerarlo, una potenza è uguale a 1 anche nel momento in cui ho come base meno 1 e come esponente una quantità pari. Questo mi dà esattamente 1. Quindi che cosa devo fare? Devo trovare tutte le x tali che la base sia uguale a meno 1 e poi sostituire quelle due x all'esponente e verificare che sia un numero pari. Quindi primo step, poniamo la base, quindi sempre x alla seconda meno 10x più 20 uguale a meno 1 questa volta. Quindi x alla seconda meno 10x più 21 uguale a 0. Questa volta trovo che i due numeri sono meno 7 e 3 immediatamente, quindi ho x5 uguale a 7 e x6 uguale a 3.
Ora x uguale a 3 era già una delle mie soluzioni, quindi potrei anche evitare di perderci tempo. So già che questa va bene. Per x5 invece cosa devo fare? Devo sostituire x5, ossia 7, in questo esponente e verificare che il risultato sia un numero pari. Altrimenti non è vero che poi il risultato mi dà 1. Sostituisco il 7 in x alla seconda meno 11x più 24. Quindi 7 alla seconda è 49 meno 77 più 24. Questo è uguale a meno 77 più 73, ossia meno 4. Meno 4 è un numero pari, quindi anche x uguale a 7 è una soluzione accettabile. Fosse stato dispari, dovevamo escluderla. Idem per la prima situazione. Se qui o qui avessi ottenuto 0, la rispettiva x non sarebbe stata accettabile come soluzione. Quindi l'insieme delle mie soluzioni è composto da 3, 8, 5 più radice di 6 e 5 meno radice di 6 e infine il 7. E queste sono tutte le soluzioni della mia equazione di partenza. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia stato utile. Ti ricordo di lasciare un like se ti è piaciuto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabili in sovrimpressione la playlist dedicata alle equazioni che svolgiamo tutti i giovedì e l'ultimo video in cui ho svolto questa equazione funzionale.